Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi faremo insieme questa bellissima sciarpa collana. Per farla utilizzeremo la tecnica del tubolare fatto con le dita e l'uncinetto per fare questi piccoli fiorellini. Possiamo portare questa sciarpa collana appunto sia come sciarpa che come collana. La possiamo portare lunga, aperta, oppure corta proprio al collo. È un progetto semplice, molto veloce da realizzare, perfetto per un regalo, per esempio per il Natale, oppure ovviamente anche per noi. Ho fatto questo tutorial perché in molte mi avete chiesto come utilizzare il tubolare fatto con le dita che abbiamo fatto in un precedente tutorial che vi lascio linkato nel box informazioni. Questo è uno dei modi per utilizzare quel tipo di tubolare. Spero che il tutorial vi piaccia, che vi possa essere utile. Come sempre, se vi piace non dimenticate di regalarmi il vostro like, di condividerlo e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ed ora non perdiamo altro tempo e passiamo al tutorial. Per questo progetto voglio utilizzare questo filato, è il Neveline Super Mohair della marca Silke. Sono gomitoli da 50 grammi e in ogni gomitolo ci sono circa 150 metri di filato e sono raccomandati per ferri da 4-4,5 mm. La composizione è 60% mohair, 40% acrilico e il risultato è un filato morbidissimo. Se volete utilizzare anche voi questo filato ci sono molti colori tra cui scegliere, sia nella gamma in tinta unita che nella versione in più colori. Nel primo messaggio sotto il video vi lascio il link del sito della Silke dove potete andare a vedere tutti i colori. Per fare la collana ho utilizzato circa 30 grammi del colore in tinta unita e pochissimo del colore sfumato. Quindi con due gomitoli possiamo fare tranquillamente due collane diverse, una così e una magari mista tra il colore sfumato e il colore in tinta unita. Ripassiamo velocemente la tecnica per fare il tubolare con le dita. Teniamo l'inizio del filo sul palmo e lo blocchiamo con il pollice e cominciamo a girare il filo intorno alle dita, sotto all'indice, sopra il medio, sotto l'anulare, intorno al mignolo e torniamo al contrario, sopra l'anulare, sotto il medio, sopra l'indice e facciamo tutto un altro giro, sotto, sopra, sotto, sopra, sopra, sotto, sopra. In questo modo otteniamo due fili per ogni dito ed ora creiamo i punti passando il filo che sta sotto sopra e dietro, sopra e dietro, sopra e dietro, sopra e dietro. E così abbiamo fatto la prima riga di punti. Tiriamo un po' giù le asole e facciamo la seconda riga. Sopra il medio, sotto l'anulare, intorno al mignolo e al contrario il ritorno. E creiamo una nuova riga di punti. 1, 2, 3, 4. Tiriamo un po' giù le asole e ricominciamo. Se non conoscete la tecnica del tubolare con le dita, trovate il link al tutorial in cui vi spiego la tecnica passo passo nel box informazioni e nell'angolo in alto a destra. E ripetiamo in questo modo fino ad ottenere la lunghezza desiderata della nostra collana. Io sono andata avanti e ho fatto circa 7,5 metri, 8 di tubolare. Vi volevo però anche dare un trucchetto. Questo tubolare è veloce da fare, però per farne 7,5 metri serve un po' di tempo e non è detto che riusciamo a farli tutti in una volta. Quindi se ci prepariamo 4 uncinetti grossi oppure qualcosa che abbia un manico grosso così, possiamo sfilare le dita e infilare i punti in ognuno degli uncinetti, messi in ordine in modo che possiamo subito ricordarci come erano posizionati i punti sulle dita. In questo modo possiamo abbandonare il lavoro per un po' e poi riprenderlo quando vogliamo. Quindi, una volta arrivati alla lunghezza che ci serve, chiudiamo il lavoro.
Vedete che con gli uncinetti rimettere il lavoro sulle dita è facilissimo. Ma se non avete 4 uncinetti grossi così, potrebbero essere anche 4 cucchiai di legno. Una volta quindi che arriviamo alla lunghezza che vogliamo ottenere, chiudiamo il lavoro. Per chiudere il lavoro basta prendere il primo punto e metterlo sul dito medio e chiudere il punto, quindi il filo sotto lo passiamo sopra e dietro e continuiamo così. E chiudiamo il punto e anche per l'ultimo, così. Ed ora tagliamo il filo un po' lungo in modo da poterlo utilizzare poi per cucire o eventualmente nascondere. E questo filo lo passiamo attraverso l'asola e tiriamo. In questo modo il tubolare è chiuso e annodato. Per i fiorellini facciamo un anello magico e lasciamo una codina di filo un po' lunga all'inizio. E nel primo giro lavoriamo 5 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5. Lavorati i 5 punti, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. Chiudiamo il giro con un punto bassissimo prendendo solo la mezza catenella verso di noi del punto. Così. Ora lavoriamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e un punto basso nel prossimo punto, ma prendendo sempre solo la mezza catenella verso di noi del punto. Cinque catenelle, 3, 4, 5 e nel prossimo punto un punto basso, solo prendendo la mezza catenella verso di noi. E ripetiamo. 5 catenelle, e un punto basso nel prossimo punto prendendo solo la mezza catenella verso di noi. 5 catenelle e in questo modo completiamo il giro. Un punto basso, 5 catenelle, un punto bassissimo nella prima catenella del giro di questo archetto. Così. E in questo modo abbiamo concluso il primo giro di petali. Ora lavoriamo una catenella e lavoreremo un secondo giro di petali prendendo la mezza catenella che non abbiamo lavorato dei punti del primo giro. Quindi ci spostiamo nel primo punto prendendo quindi solo la mezza catenella dietro, quella libera, con un punto bassissimo e facciamo il primo petalo. 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nel prossimo punto un punto basso, 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e questa è la ripetizione che ripetiamo, quindi un punto basso nel prossimo punto prendendo sempre solo la mezza catenella dietro e 7 catenelle e ripetendo un punto basso 7 catenelle
completiamo anche i 5 petali del secondo giro di petali. E alla fine chiudiamo l'ultimo petalo, quindi l'ultimo archetto, con un punto bassissimo nella prima catenella del primo archetto. Così. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. E questi sono i fiorellini che otteniamo. Se li vogliamo fare un po' più piccoli o un po' più grandi, perché ci piacciono più piccoli o anche per farne di diverse misure nella stessa collana, basta cambiare il numero di catenelle dei petali. Quindi in questo primo giro di petali abbiamo lavorato petali con 5 catenelle e nel secondo giro con 7 catenelle. Se li vogliamo più piccoli possiamo fare 4 e 6 o addirittura 3 e 5. Se invece vogliamo farli più grandi, al contrario, anziché fare 5 e 7 possiamo fare 7 e 9 e così via. E di questi fiorellini ne facciamo quanti vogliamo. Io in tutto ho lavorato 7 fiorellini e fatti i fiori che ci servono arrotoliamo il tubolare per formare la collana. Io ho fatto 5 giri completi che hanno una circonferenza di circa 120 cm. Questo è l'inizio del tubolare, lo mettiamo su un lato, dall'altra parte, quindi la fine del tubolare, ci resta un mezzo giro a disposizione, quindi circa 60 cm per creare la chiusura. Quindi per prima cosa vediamo come chiudere il tubolare. Questo abbiamo detto che è l'inizio e rimane qui su un lato. Con invece la fine del tubolare creiamo una chiusura e facciamo 3 giri intorno alla collana. Due, 3. Creati i 3 giri, facciamo una finitura ulteriore. Entriamo con la fine del tubolare sotto i 3 giri. Questi giri possono essere 2, 3, 4, quelli che preferite. E terminiamo in questo modo. E questo è il nodo che creiamo. Ed ora fissiamo il tutto con l'ago. Infiliamo il filo di fine lavoro in un ago e fissiamo il tutto, quindi in modo molto semplice. Basta solo che prendiamo alcuni giri e passiamo dentro e fuori con il filo semplicemente per fissare un po' quello che abbiamo fatto. Non tiriamo troppo in modo da non deformare il lavoro. E una volta che avremo fissato il tutto, con il filo iniziale, quindi dell'inizio del tubolare, e il filo della fine, facciamo un bel nodo, doppio, triplo, in modo da fissare e nascondiamo i fili. Questo tipo di finitura ovviamente è solo un'idea che io vi do, possiamo chiudere la collana come preferiamo. Potreste anche semplicemente avvicinare l'inizio e la fine del tubolare e fissarli sotto un fiorellino e quindi lasciarla tutta liscia. Ed ora posizioniamo i fiorellini. Io vi consiglio di indossare la collana, la indossiamo doppia così, e con i segnapunti marchiamo dove vogliamo cucire i fiorellini. In questo modo abbiamo un'idea di come verranno distribuiti all'interno della collana. E cuciamo i fiorellini, uno in ognuno dei segnapunti. Possiamo utilizzare il filo di fine e inizio lavoro. Per cucirli io vi consiglio di fare semplicemente qualche giro intorno al tubolare e prendiamo sotto il fiore e stringiamo bene. Controlliamo che l'ago non esca sul davanti. Annodiamo utilizzando l'altro filo e nascondiamo i fili all'interno del fiorellino.
tagliamo. E questo è il risultato. Io devo dire che a me piace tantissimo e secondo me sarà un bellissimo regalo per Natale. È bellissima sia portata come sciarpa che come collana, quindi sta bene sopra una camicetta, sopra un maglioncino, ma anche sopra un bel cappotto. La possiamo portare così, più corta, oppure lunga. Questa che io vi ho dato ovviamente è solo un'idea, potete mettere più o meno fiorellini o non metterli affatto, potete fare tutto il tubolare in tinta unita o farne per esempio una parte in tinta unita e una parte con il filo di più colori. Insomma, sbizzarriamo la nostra fantasia e facciamo queste sciarpe collane come preferiamo. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, aspetto di sapere cosa ne pensate, aspetto i vostri commenti e se rifate questa sciarpa collana aspetto le vostre foto. Sapete che potete condividerle con me creando un post sulla mia pagina Facebook oppure taggandomi in Instagram. Se vi è piaciuto il video non dimenticate di regalarmi il vostro like, condividere il video, in questo modo più persone possibili potranno utilizzare questa idea. E se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo in un nuovo tutorial e come sempre nel frattempo vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!